Basta un raffreddore e pensi di avere una polmonite e di dover essere ricoverato. Quel doloretto tra le costole ti fa subito pensare ad un infarto e vai a controllare tutti i tuoi sintomi su internet? Ciao, sono Patrizia Pietropalo e oggi vorrei parlarti dell'ipocondria, cioè dell'eccessivo timore di essere ammalato o di potersi ammalare gravemente. L'ipocondria è un disturbo che tende a durare nel tempo, ma può avere alti e bassi, manifestandosi con maggiore o minore intensità. Quali sono i 9 segnali ai quali devi prestare attenzione? Vediamo il primo. Ogni sintomo, anche di scarsissima entità, o una qualunque sensazione che derivi dal tuo fisico, ti fa pensare di avere una malattia grave. Gli esami negativi non ti rassicurano per niente, anzi, pensi che siano negativi perché non sono gli esami giusti per la tua malattia. Quando il medico ti dice che non hai nulla, tu pensi che lui sia poco competente e cerchi subito un altro medico, e se questo ti dice la stessa cosa, ne cerchi ancora un altro in più o perdi immediatamente fiducia nei medici pensando che loro non ti capiscano. Sei così preoccupato e angosciato dalla tua condizione sanitaria che non riesci a fare altro. La preoccupazione per la tua salute domina la tua intera giornata. Ti controlli in continuazione perché devi sapere se c'è qualcosa che non va. Non esci e cerchi di non incontrare persone perché hai paura che gli altri possano contagiarti o perché hai paura che ci siano rischi per la tua salute. La tua salute è il tuo argomento preferito, ne parli con chiunque voglia ascoltarti e anche con quelli che non vorrebbero proprio più sentirti. Internet è la tua fonte di ispirazione e cerchi continuamente sintomi e diagnosi che possano fare al caso tuo. Sei iscritto infine a vari gruppi Facebook, tutti incentrati sulle malattie, e metti post su post per segnalare i tuoi sintomi, di solito presunti, o per vedere se i sintomi degli altri corrispondono ai tuoi. Ma allora, da cosa deriva tutto questo? È difficile, sai, trovare una singola causa uguale per tutti. Ogni persona è diversa. Spesso il problema sta nel fatto che non riesci a sopportare l'incertezza relativa a quelle sensazioni e a quei segnali che il tuo corpo ti manda e non riesci ad interpretare, oppure la tua famiglia di origine ti ha condizionato. Almeno magari uno dei tuoi genitori è eccessivamente apprensivo o anche molto più semplicemente, purtroppo, potresti aver sperimentato in passato delle malattie abbastanza gravi per cui ora tu hai paura di tutto. Vediamo però quali sono le conseguenze, perché una problematica di questo tipo può anche influenzare tutta la tua vita quotidiana in maniera più o meno grave a seconda anche dell'intensità del disturbo. In genere si evidenziano problemi infatti nella tua vita familiare e relazionale, nel tuo lavoro, perché sei continuamente distratto per esempio da queste tue preoccupazioni, e infine potresti anche avere dei problemi finanziari perché tutti questi esami e queste visite ripetute hanno un costo che può anche incidere di molto sulle tue entrate. Cosa puoi fare allora se riconosci in te questa problematica? Un aiuto viene sicuramente da tutte quelle tecniche che servono per gestire lo stress. Ma una vera risoluzione, spesso in questo caso, richiede l'intervento professionale di un terapeuta esperto. È una condizione infatti da non sottovalutare. Il mio consiglio è proprio quello di non farla degenerare e di porre un rimedio il prima possibile. Ciao, a presto e in bocca al lupo!